Salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod. È arrivato il giorno di AEW Full Gear, signori. Primo evento pay per view targato All Elite Wrestling della nuova stagione, ma non primo evento importante, perché ricordate lo speciale televisivo AEW Blood and Guts, che se non avete visto vi consiglio di andare a operare, lo trovate nei video in descrizione e ovviamente nelle notifiche si apre una tendina. Iniziamo, signori. Opener di questo pay per view tanto atteso, uno scontro tra due nuove coppie che si sono formate proprio dopo AEW Blood and Guts qui in All Elite Wrestling. Da una parte Kenny Omega e Hangman Adam Page e dall'altra Bobby Lashley e Sue Strickland, che hanno formato i nuovi Art Business proprio qui in All Elite Wrestling. Eccoci qui nella cornice di stasera dei W Full Gear. Una storia che è nata in maniera abbastanza interessante, perché in realtà Kenny Omega e Hangman hanno fatto un match di coppia per tastare il terreno, diciamo, ok? E hanno sconfitto il New Day. Proprio in quel momento sono arrivate sullo stage le infamate, proprio le offese da parte di Sue Strickland e Bobby Lashley, che non si erano mai visti prima insieme. Loro due che hanno avuto dei trascorsi proprio con Hangman e con Kenny Omega durante l'Owen Tournament, di cui tra l'altro vedremo stasera le due finali dell'Owen Tournament. Come sapete, non solo c'è la vittoria del torneo, ma anche la title shot garantita nel prossimo pay per view dopo i W Full Gear per il titolo mondiale, per i due titoli mondiali maschile e femminile. Vedremo stasera Sayata Kamitani, Tony Storm ed MJF contro Jon Moxley. Ma ora siamo in quest'opener Extreme Rules match, quindi match dove vale tutto. E come ho detto, insomma, la storia è nata in questa maniera. Poi dopo si è sviluppata con match in realtà 1 contro 1, Hangman Adam Page contro Bobby Lashley, una vittoria di Bobby Lashley. Ma adesso è arrivato il momento decisivo, ragazzi. Chi vince questo match andrà per i titoli di coppia, signori. Assolutamente, perché due coppie di questo livello. E dopo l'ingresso di Hangman Adam Page e Kenny Omega entra anche ovviamente Bobby Lashley. Con Sue Strickland hanno riformato l'Art Business qui in AEW. In WWE l'abbiamo già visto con Powerhouse Hobbs, hanno avuto un grandissimo regno di coppia da campioni WWE. Ora Bobby Lashley è arrivato qui nel wrestling, ha provato la strada dell'Owen Tournament, non è andata bene. Si è unito a proprio Swerve Strickland, un'unione direi potenzialmente esplosiva. Tanti titoli vinti dai protagonisti di questo match. Ecco che entra anche Swerve Strickland, proprio lui. Swerve Strickland è, tanto per andare col palmarès, ex campione international 2 volte, ex campione mondiale anche della All Elite Wrestling. Poi andiamo a Bobby Lashley, che come ho detto in WWE ha vinto i titoli di coppia, il titolo degli Stati Uniti, il titolo intercontinentale, quindi è arrivato in AEW, adesso non ha vinto niente, chiaramente al momento siamo, ragazzi, ancora inizio stagione, lo sapete bene, la terza stagione. D'altra parte abbiamo un Hangman che è ex campione international, anche lui, ex campione mondiale di wrestling, ha vinto la scorsa edizione dell'Owen Tournament. E poi abbiamo Kenny Omega che ha vinto anche lui il titolo international e però ha vinto anche i titoli di coppia con Will Ospreay. Kenny Omega, questo è tutto nella nostra Universe, ragazzi. Ma banda alle ciance e iniziamo, signori. Buon Full Gear a tutti. Kenny Omega e Hangman Adam Page contro la Art Business
dal nuovo Art Business, Bobby Lashley e Swerve Strickland. Ricordiamo Extreme Rules match, quindi match senza squalifiche, ci sono punteggi fuori. Iniziato bene, Kenny Omega e Hangman Adam Page. Prende subito un oggetto Kenny Omega. Attenzione, butta dentro barile, la spazzatura. Hangman Adam Page e Bobby Lashley inizialmente si sono pizzicati nel three-way match dell'Owen Air Tournament, che come sapete abbiamo fatto anche l'anno scorso, un match del primo turno del torneo, sia per gli uomini che per le donne. È un three-way match, uno solo, poi gli altri sono match tutti uno contro uno. Si sono pestati molto i piedi Hangman e Bobby Lashley, che erano nel solito incontro a tre, che prendeva anche NJF che poi è andato a vincere con l'astuzia. Dall'altra parte su Strickland invece in un match 1 contro 1 ha eliminato dall'Owen Air Tournament proprio Kenny Omega. Poi Swerve è uscito contro John Moxley e insomma fondamentalmente è l'Art Business che ha iniziato a pizzare la riccia. Forse come ho detto, magari se non ci succedeva non erano neanche un tag team adesso, magari facevano quel match e basta e se ne andavano, quindi erano storie diverse Kenny Omega e Hangman Adam Page, ma sono stati uniti da questa circostanza, il che ci ha portato a questo incontro riassunto per chi non ha visto le puntate settimanali di AEW Dynamite e AEW Collision, più ovviamente la Ring of Honor che da quest'anno abbiamo iniziato a portare, come nella nostra prima stagione. Nella seconda l'abbiamo portata più che altro in eventi interbrand tra varie federazioni, cosa che facciamo nella nostra Universe Mode. Ed abbiamo anche un match valido per il titolo della Ring of Honor con Kurt Angle, che ha sconfitto C. Styles a Raw Death Before Dishonor, review della Ring of Honor, che quest'anno vogliamo portare anche 4 review. L'abbiamo caricata bene la nostra Ring of Honor con una serie di nomi veramente importanti, si può dire. Comunque banda alle ciance, qui siamo in All Elite Wrestling e parliamo di questo incontro che chiaramente stanno menando, hanno preso oggetti, quello che deve essere Hangman non la prova a schienare, ma Bobby prontissimo a stampare il piedone sulla schiena. Che Omega ribalta, cade sul martellone Bobby Lashley. La mossa di Swerve su Kenny Omega. Hangman si lancia su Bobby Lashley, ci ha pensato un attimo sul da farsi, ma ha detto sai che mi lancio su Bobby. Attenzione, Omega disarma Swerve e poi Brainbuster con lo schienamento. D'altra parte fuori dal ring ha preso una candlestick Hangman e colpisce Bobby Lashley malamente. Hangman stava caricando il backshot Lariat su Bobby Lashley, ma è intervenuto su Strickland e l'ha abbattuto. Attenzione perché Kenny Omega ha battuto da questa spear di Bobby Lashley, ma Hangman si era ripreso in maniera decisamente rapida, colpito ora all'addome dal martello da fabbro di
Bobby Lashley, lo Sledgehammer, colpisce anche Kenny Omega adesso. Prova lo schienamento, attenzione. Uno. Solo uno, incredibile. Incredibile. Bah. D'acciaio Kenny Omega in questo match. Attenzione su Strickland. Vuol provare la mossa finale su Hangman e la mette a segno. Ma interviene Omega, che è riuscito a respingere Bobby Lashley appena in tempo. Prende una sedia Swerve, sale sul ring con la sedia, colpito in piena testa, ma è stato lentissimo. Attenzione, la Dead Eye su Swerve, ma questa parte c'era Bobby Lashley. Prova uno schienamento, attenzione, 1, 2, no, One Winged Angel su Bobby Lashley e interviene Swerve. Che opener, ragazzi, veramente carico. Iniziare subito in maniera esplosiva questo AEW Full Gear, come un ottimo opener deve fare. Attenzione, prova un abdominal stretch su Swerve, vuol far cedere Hangman, ma Hangman subisce la reverse di Swerve. Sanguina anche, prova uno schienamento qui. Attenzione, una culla improvvisa di Lashley. 1, 2, oh, si libera. Stompone, 2 contro 1. Hangman deve arrivare ad aiutare. Eccolo che è arrivato. Intanto si è buggato il bidone nel ring, è rimasto sfondato il ring. Attenzione, l'ha colpito il martello da fabbro. 1, 2, wow. Swerve dice no. Ma poi come si è incastrato quel bidone. Attenzione, la One Winged Angel è pronta. A segno su Bobby Lashley, la seconda, Ecco, Kenny Omega ha incastrato. Cosa sta succedendo? Bobby Lashley è rimasto incastrato la testa nel bidone. Attenzione alla testa incastrata nel bidone. Si è liberato alla fine. Bellissimo. È subito col botto questo Full Gear. Se ne Bobby ora posiziona una scala. Ci vorrà scantare qualcuno. Mamma mia che incontro, ragazzi, di coppia. Che meccione. Trigger su Bobby Lashley che sanguina anche, e Dead Eye su Swerve Strickland, e 3. Che grande finale, una V-Trigger pazzesca su Bobby Lashley. Swerve non poteva intervenire perché si è beccato una Dead Eye e vincano Kenny Omega ed Hangman Adam Page, che allora andranno al prossimo pay per view per i titoli di coppia, ragazzi. Direi che se lo sono meritato. Ma che match, che Extreme Rules match. Fatemi sapere nei commenti, ovviamente, come sempre, quali saranno i vostri match preferiti, quali meno. Ma andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Abbiamo iniziato bello bello. Titolo AEW TBS in palio, signori. Oggi Thunder Rosa contro Jamie Hayter.
una Jamie Hater che è una doppia campionessa, tra l'altro anche campionessa di coppia della Elite Wrestling insieme a Mariah May. I titoli sono già stati difesi a Ring of Honor Death Before Dishonor con una bella vittoria contro Katana Chance e Kaden Carter. Abitudine, ovviamente metteremo nei 4 pay per view della Ring of Honor almeno un paio di match per i titoli della Elite Wrestling, per forza. La volta De Rosa si è meritata questa chance sconfiggendo Kairi Sane. E allora iniziamo, signori. Primo match titolato della serata. E ecco che sta per entrare l'ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling, tra l'altro prima campionessa di coppia insieme a Britt Baker, che ora non fa più parte della federazione, la mera Thunder Rosa. È proprio lei, ragazzi, Thunder Rosa. Grandissima occasione per lei oggi. Carica la mera. E ora entra la 3 volte, la unica 3 volte campionessa TBS nella nostra Universe Mode, Jamie Hayter, che come avevo detto prima è anche campionessa di coppia della All Elite Wrestling. Che è alzato tra l'altro proprio in questo momento. Vedremo se Jamie Hayter lascerà l'arena ancora come doppia campionessa, oppure se inizierà nuovo regno di Thunder Rosa, della mera. Carica il pubblico per Jamie Hayter. E allora direi che possiamo iniziare. La grafica che ci ricorda che in palio c'è il titolo EWTBS. Introducing the challenger from Tijuana, Mexico, Carica Thunder Rosa. and her opponent from England, the All-Star Women's Television Champion and one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Jenny Heather. Cintura alzata al cielo. E allora direi che questo match valido per il titolo TBS della All Elite Wrestling può iniziare. Jamie Hayter, la campionessa, contro la sfidante Thunder Rosa. Calcione subito. Jamie Hayter. Prova questa Boston Crab, Jamie Hayter. E ribalta Thunder Rosa. Oh, in uno schienamento ha ribaltato addirittura. Ribalta Jamie Hayter. 1,
1. Certo, è tutto gas questo match dal punto di vista del ritmo. Lanciata fuori dal ring direttamente e poi si vanta. Thunder Rosa carica l'arena. Sa che è pronta a volare, se la conosco bene. No, aspetta che Jamie Hayter torna sul ring. Prende il vantaggio, la prende in controtempo. La batte bene. Ancora serie di pestoni. Prima al ventre e poi un doppio pestone. Ancora continua. Attenzione Jamie Hayter. Scusatemi, Thunder Rosa. Questo è un vero e proprio comeback, signori. Oh, attenzione come la prende. Boom. Proprio lo schieramento Jamie Hayter. Che ritmi, ragazzi, questi contro. 1. Cosa fa Jamie Hayter? Jamie Hayter non si sa cosa ha fatto, ma si becca questa mossa. Sa come mai Jamie Hayter ha avuto questo momento di... E ora attenzione Thunder Rosa. No, Jamie Hayter ribalta e colpisce. Ho capito. C'ha... e ora... si riprenderà Thunder Rosa. E Jamie Hayter... Jamie Hayter vorrebbe fare la mossa finale ma non la fa. Falcon Arrow intanto fuori dal ring. E poi la getta fuori senza pietà. Sta impiedendo in maniera massiccia. Infatti siamo a 6 ragazzi, Niente Jamie Hayter. Ecco, questa è l'occasione per risolvere quel piccolo problema di Jamie Hayter, mi sa. Vediamo un po'. Ok. E non riusciva a fare la finisher, capite ragazzi? Poi lo sblocchi una volta e poi lo rifà. Quante volte ti pare, però. 1, 2 e si libera Thunder Rosa. Dopo questa Haterade. Prova lo schienamento, attenzione, dopo questo backdrop. 1, 2, no. Adesso si rialza Jamie Hayter improvvisamente. Attenzione Thunder Rosa. Che botta. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2, no, neanche 2. Attenzione Thunder Rosa. Alla Dusty Rhodes questa qui.
Attenzione, vola Thunder Rosa e abbatte Jamie Hater. Mamma mia, che match, oh. Inizio veramente interessante di questo Full Gear. Death Valley Driver, fuori dal ring dove fa più male, ragazzi. E poi vuole fare anche una mossa finale, E no, Jamie dice di no. Serie di gomitate. L'arbitro ovviamente continua a contare le due fuori dal ring. 5. Sono un po' indecisa Thunder Rosa, infatti viene punita per l'indecisione con queste gomitate. 6. Oh, attenzione qui. Brainbuster. E qui, ragazzi, mi sa che il conteggio fuori Jamie Hater se lo prende tutto. 9 e 10. Non ce la fa. Thunder Rosa. Jamie Hater difende il titolo AEW TBS. Ragazzi, ha fatto una brainbuster devastante nel momento giusto, nella giusta occasione. Mi spiace per Thunder Rosa, ma non ce l'ha fatta, signori. Quindi, primo titolo in palio, primo titolo difeso da parte di Jamie Hater. E ora andiamo, signori, al secondo tag team match della serata, nonché ultimo. Sami Zayn e Kevin Owens, i campioni di coppia che hanno difeso, che hanno vinto contro gli FTR a Revolution. Poi hanno difeso in un bel three-way match che comprendeva l'Undisputed Kingdom, ovvero Roderick Strong e Kyle O'Reilly, e anche i Briscoe Brother, Mark e Jay. E a AEW Blood and Guts hanno difeso le cinture contro gli Usos. Quindi abbiamo questa altra difesa titolata qui a AEW Full Gear contro uno dei tag team più vincenti, anzi il più vincente della storia dell'AEW, ovvero gli Young Bucks, 2 volte campioni di coppia, ma questo non spaventa gli attuali campioni che stanno per entrare proprio adesso. Sami Zayn, ma prima Kevin Owens. Eccoci qui, ragazzi, loro che hanno ricreato questa amatissima coppia che abbiamo già visto nella prima stagione del nostro Universe Mode in WWE. Fantastico regno di coppia hanno avuto in WWE, ma ora si sono riuniti verso la fine della scorsa stagione, cioè non verso la fine, proprio alla fine. Sono carichi i grandissimi amici Sami Zayn e Kevin Owens. E ora entrano gli sfidanti, signori, gli Young Bucks. Due volte campioni di coppia AEW, gli Young Bucks. Nessuno ha vinto più titoli di coppia di loro. Vogliano tornare in possesso della cintura stasera, diventare 3 volte campioni di coppia, aumentare il loro record. C'è da dire che durante le puntate settimanali abbiamo avuto 3 single match tra di loro, ok, prima di AEW Full Gear. 2 li hanno vinti i Bucks, 1 l'ha vinto Kevin Owens. Quindi i Bucks hanno battuto sia una volta sia Kevin Owens, Sami Zayn, Matt e Nick Jackson in 1 contro 1. Poi però nell'ultimo incontro c'è stata la vittoria di Kevin Owens. E allora vediamo un po' cosa succede. Sì, andamento della rivalità devo ammettere che almeno dal punto di vista dei match è stato un pochettino monotono, Non ha neanche avuto un 3 contro 3 come a volte facciamo per mixare più rivalità. Ma ecco, i titoli di coppia vengono alzati al cielo. Non c'è niente di più importante per la categoria.
di coppia. E allora iniziamo, signori. Kevin Owens e Sami Zayn contro gli Young Bucks, match valido per i titoli di coppia della All Elite Wrestling. Un match molto atteso per gli amanti del tag team wrestling, questo qui. Tra l'altro, come abbiamo visto all'inizio, sappiamo anche già chi saranno gli sfidanti di chi vincerà questo match, appunto Kenny Omega e Hangman Adam Page. Per il momento match in controllo da parte dei Bucks, almeno in questa frazione del match. Difficoltà i campioni di coppia Sami Zayn e Kevin Owens. Acrobazia. Sta subendo molto Sami Zayn, ma anche Kevin Owens fuori dal ring, non è da meno. Attenzione, forse stanno tornando i campioni di coppia. Attenzione. In piedi Matt Jackson. Attenzione, rientra anche Nick. Super kick su Sami Zayn, e poi è andato a interrompere il tentativo di schienamento di Kevin Owens. Wow, mamma mia. Uh, 4,50 su Sami Zayn, prova lo schienamento. 1, 2, no, Sami Zayn dice no. Tanto Kevin Owens vendica Sami Zayn, boom, questa mossa molto bella, si carica, boom, abbatte Matt Jackson. Back club, ha battuto in questo shoulder block. Super kick. Attenzione. Oh, bello questo moonsault, fantastico. Jackson, one arm DDT su Kevin Owens. Attenzione Kevin Owens, no, non riesce a reagire, in difficoltà Mr. KO, serie di ginocchiate, tanto fuori dal ring. Sami Zayn sta pestando di brutto.
stando Matt Jackson. Kevin Owens e Nick Jackson secondo. Mamma mia che super kick. E 4,50 poi su Kevin Owens. Potrebbe essere il momento dei nuovi campioni. Kevin Owens dice no. E Sami Zayn è bloccato da titolare sleeper hold. Gran match ragazzi, gran match. Qui hai dato sul via Stunner. No. Ragazzi, aveva tirato fuori una Stunner dal nulla Kevin Owens. Super kick su Kevin Owens, ma entra Sami Zayn che si era sbarazzato proprio in quel momento dell'altro back fuori da ring. Attenzione, backbreaker su Nick Jackson, entra Matt Jackson, super kick, sanguina Sami Zayn. È super kick party, prova lo schienamento, attenzione qui, 1, 2 e Kevin Owens. Altro super kick su Sami Zayn. Ormai è partita la compilation di super kick party. Kevin Owens però dice no. Stanchissimo Owens. Viene preso subito. Inferiorità numerica. Entra però ora Sami Zayn. Come abbatte. Scusate, Chi era? Nick? È Matt, non è Matt. No, era Nick, ok. Scusate se è Nick, allora. Ole. Scusa, fatelo diventare sul ring. Boom! Springboard dropkick. Attenzione perché ora sono in difficoltà. Che mossa di Sami Zayn. Intanto evita qui. Stunner. Potrebbe essere la fine. 1, 2, no, ma Jax dice no, mamma mia che tag team match. Era proprio il tag team match che aspettavamo d'altra parte. Splashone qui. Kevin Owens ha provato a lanciarsi ma è andato fuori obiettivo. Exploder suplex intanto per Sami Zayn, ricordiamo sanguina dal volto. Si gasano i Bucks. Qui non si sa cosa succede. Blue Thunderbomb. No, interrompe tutto. Stunner
Potrebbe essere la fine, attenzione. 1. Ma interviene l'altro Bucks. Mamma mia che match pazzesco. Stanno facendo una vera e propria battaglia assurda. Attenzione. Mossa finale su Sami Zayn. Buggatissima però. Prova. Tutti contro Sami Zayn. Rientra Kevin Owens, però attenzione. E splashone di Kevin Owens al momento giusto. Una culla improvvisa. 1, 2. Wow, Kevin Owens ancora e poi Springboard Moonsault. Come lavorano i Bucks. Chi potrebbe vincere questo match? Attenzione, sbaglia Sami Zayn, avvantarsi nel momento sbagliato, ingenuità clamorosa, ma il calcione, backbreaker, e poi Sami Zayn. Lo schieramento dopo questo double X-Handle. 1, 2, 3. Sami Zayn e Kevin Owens sconfiggono gli Young Bucks e sono ancora una volta campioni di coppia. Match pazzesco tra Kevin Owens, Sami Zayn e Bucks, complimenti a tutti, ma la vittoria va proprio a Kevin Owens e Sami Zayn, ragazzi. E allora sapremo già che sarà Kevin Owens e Sami Zayn contro Kenny Omega e Hangman Adam Page al prossimo pay-per-view. E ora, ragazzi, unico match della Ring of Honor, questo pay-per-view della All Elite Wrestling. Kurt Angle, l'eroe olimpico, difende la cintura dall'assalto di Chris Jericho. Tutto è nato a Dead Before Dishonor. Chiaramente Kurt Angle ha vinto proprio il titolo della Ring of Honor contro AJ Styles, e dall'altra parte invece abbiamo avuto Chris Jericho che ha sconfitto Yota Tsuchi dalla New Japan Pro Wrestling, diventando il number one contender. Un Chris Jericho che ha lasciato la WWE ed ha approdato per il momento in Ring of Honor, ma come sapete il rapporto è abbastanza stretto tra le due società. Quante volte abbiamo visto il titolo della Ring of Honor in un pay per view delle W? Non tantissime, però qualcuna sì. Ora vado un attimo a bere mentre vi lascio all'ingresso di Chris Jericho e del campione della Ring of Honor Kurt Angle. Arrivo subito, ragazzi.
Ecco qui il campione della Ring of Honor, Kurt Angle, ragazzi. Nell'ultima puntata della Ring of Honor ha sconfitto Shinsuke Nakamura. No, match che non era valido per la cintura. Preparazione per questo incontro. La grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante della divisione maschile della Ring of Honor. Introducing the challenger from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, Chris Jerry Cole, and his opponent from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 237 pounds, the Ring of Honor champion, Kurt Angle! E inizia il match, signori. No, no, questa volta Jericho. Bella contromossa, devo dire. Non so ben capito com'è che ha, diciamo, ribaltato, però va bene. Belli suplex, specialità di quest'angolo. Proiezioni meravigliose delle loro olimpiche. È in difficoltà Jericho. Attenzione, forse l'ho ascoltato bene. Neckbreaker ora su Angle. Russian leg sweep. Angle slam. 1, 2, attenzione, vuole chiudere l'Angle, vuole chiudere la DC quest'Angle. Si è tolto.
Prova ora Jericho che se vuole vincere deve assolutamente... bella lì. Deve assolutamente ridurre questo gap, è abbastanza importante secondo me. Boh, lanciato contro i gradoni Jericho. Si gasa Kurt Angle. Wow, bella roba. Deve essere un pochino più... è andato a vuoto. Ah. Angle vuol provare un ankle lock, me lo sento e lo prende nella mossa terrificante di Kurt Angle e cede Chris Jericho. Kurt Angle è ancora una volta campione della Ring of Honor, meritatamente, non c'è dubbio, ha dimostrato di essere il più forte, dimostrato indubbiamente di essere il più forte. Ottima difesa per lui. Ora vedremo nelle prossime puntate Ring of Honor chi sarà lo sfidante. E ora ragazzi siamo arrivati alle due finali dell'Owen Hart Tournament, signori, questo torneo prestigioso che facciamo qui in All Elite Wrestling, ovviamente maschile e femminile. Siamo arrivati alla grande finale. Saya Kamitani da una parte, Toni Storm dall'altra, signori. Toni Storm che per arrivare qui è passato il primo turno, che era in un 3-way match che comprendeva anche Krista Telander e Giulia, e poi ha sconfitto in semifinale Rhea Ripley, la nuovo acquisto della All Elite Wrestling, che è arrivata in semifinale. Dall'altra parte Saya Kamitani, prima sconfitto Mercedes Moné e dopo sconfitto Becky Lynch. E eccola qui che entra la Phoenix Queen, ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling, ma anche ex campionessa mondiale della New Japan Pro Wrestling. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, Sarah Carey Tammy. Avanza la Phoenix Queen, Saya Kamitani. Un Owen Hart Tournament che proprio come l'anno scorso, ricordiamolo, dall'opportunità di andare direttamente nel prossimo pay-per-view con una title shot garantita per il titolo mondiale, e darà una cintura celebrativa che proprio vedrà nel mese che ci divide mi sa che è mese, mi sembra un mese e una settimana, una roba del genere, è un pochetto più di un mese, che ci dividerà tra questo AEW Full Gear, il prossimo pay-per-view che io non vorrei sbagliare, ma forse è Dynasty. Ma dopo andrò a vedere, a controllare. Ebbene, Saya Kamitani ha fatto il suo ingresso, sempre ovviamente scenografico, come ci aspettiamo, e ora è il momento della sfidante, e quindi pronto a diventare tutto bianco e nero. E infatti eccoci qua. Questo vuol dire solo una cosa per il pubblico della All Elite Wrestling, che Timeless Toni Storm è qui.
ex campionessa mondiale della New Japan Pro Wrestling, 2 volte campionessa mondiale della All Elite. Prima che ci è riuscita, quando vede il record con Giulia, un match che oltre a questo racconta anche una storia molto interessante che vi ho raccontato durante le settimane, ma breve recap. Quando Tony Storm vinse durante Wrestle Dynasty il pay-per-view a 5 federazioni, WWE, EW, SMLL, New Japan, Ring of Honor, che abbiamo fatto nella nostra prima stagione e nella seconda. Tra l'altro, tra parentesi, se vi interessa recuperare tutti i pay-per-view, una selezione delle migliori puntate speciali di WWE Raw, SmackDown, Dynamite, Colliso, andate nella mia playlist Best Of e ci sono le stagioni. Ora siamo alla terza stagione. E insomma, dicevo, in quel pay-per-view Tony Storm aveva sconfitto Io Sky, che faceva parte della New Japan Pro Wrestling all'epoca, portando in EW il titolo della New Japan. Saya Kamitani è stata inviata dalla New Japan per riportare il titolo a casa, diciamo, e a Grand Slam Australia, a casa di Tony Storm, ce l'ha fatta, ha sconfitto Saya Kamitani, ha sconfitto Tony Storm, scusatemi, e ha riportato la cintura a casa. Poi nella stagione successiva Saya Kamitani passa specialmente in Elite Wrestling e incredibilmente proprio EW Grand Slam Australia dell'anno dopo c'è stato il match per il titolo mondiale, stavolta della All Elite Wrestling. Saya Kamitani ancora una volta con Tony Storm, questa volta però aveva vinto Tony Storm mantenendo il titolo. E allora direi che questo terzo atto c'è un bel precedente. Questo terzo atto ce lo godiamo bene bene tra Saya Kamitani e Tony Storm, questa volta finale dell'Owen Hart Tournament femminile. Dita negli occhi di Saya Kamitani. Chi andrà sul 2-1 tra questi due e chi vincerà l'Owen Hart Tournament? Insomma, c'è anche una questione personale oltre che il torneo. Ancora si vanta Saya Kamitani. Spinning kick, cioè volevo dire wheel kick, scusatemi. 1. E beh, attenzione, springboard crossbody di Saya Kamitani. Calcione. Boh, fatela fuori dal ring. Tony Storm pronto a volare. Saya, cazzottone, mamma mia. Si gasa Saya Kamitani. Boom. 1, 2 e 3. Così Saya Kamitani vince l'Owen Hart Tournament, signori. Mi aspettavo che durava molto di più questo incontro, ma è lei la nuova campionessa dell'Owen Hart Tournament. Ora gli verrà, ecco qui, gli viene assegnata la cintura celebrativa che testimonia la vittoria del torneo.
E allora Saya Kamitani aggiunge questa bella vittoria del torneo al palmarès e andrà proprio contro la campionessa mondiale della All Elite Wrestling il prossimo pay per view. Che vittoria Saya Kamitani. Da Toni Storm mi aspettavo di più, ragazzi. Una come lei è finita alla fine. È finita, sì. Alla prima vera mossa, diciamo, risolutiva, Saya Kamitani, Toni non ce l'ha fatta. Prestazione incolore per lei in un momento veramente importante, perché è la finale dell'Owen Hart Tournament. Ma va bene, voltiamo pagina, perché ora è il momento dell'Owen Hart Tournament maschile, la semifinale con Jon Moxley contro MJF, signori. Un Moxley che per arrivare qui ha sconfitto il neo acquisto della All Elite Wrestling, Gunther, il ring general. Poi ha sconfitto Swerve Strickland. Dall'altra parte invece MJF ha vinto il 3-way match che comprendeva Bobby Lashley e Hangman Adam Page, di cui tra l'altro vi ho parlato durante l'opener di questo pay per view. E ha sconfitto Darby Allin in semifinale. E ecco quel matto di Jon Moxley, 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling, vuole vincere l'Owen Hart Tournament. Tra l'altro una storia molto intrigante anche con MJF. Infatti MJF e Jon Moxley si sono affrontati in tutti e due i main event del proprio più importante dell'Elite Wrestling, All In, perché per il momento ne abbiamo portati 2, porteremo poi quello di quest'anno quando chiaramente sarà il momento. E entrambe le occasioni MJF ha vinto e ha strappato la cintura dalla vita di Moxley. L'unica differenza è che nel secondo incontro era un 3-way match che comprendeva anche Swerve Strickland, ma non è cambiato il risultato, sempre MJF ha vinto. Quindi c'è un certo tipo di passato anche qui. In questa finale Moxley sarà carico anche da questo punto di vista. Vorrei andare sul 2-1 proprio come ha fatto Saya Kamitani contro Toni Storm. Ecco qui che avanza MJF, anche lui un palmarès incredibile. 2 volte campione della All Elite Wrestling, vincitore del Triple Crown World Tournament, il torneo a 5 federazioni che abbiamo fatto la scorsa stagione. Se volete, se vi interessa recuperarlo, ve lo consiglio perché è stato veramente bello. Sono 5 puntate dedicate al torneo, trovate nella best of della scorsa stagione, ovvero la 2025-2026. Oltre alla vittoria di questo è anche un ex campione international MJF, quindi un palmarès incredibile. Vuole tornare possesso della cintura vincendo l'Owen Hart Tournament. E allora ragazzi, siamo pronti a questo incontro. Poi signori avremo gli ultimi 2 match, i co-main event validi per i titoli mondiali femminili e maschili della All Elite Wrestling. Ma non è ancora il momento, signori. Finale dell'Owen Hart Tournament maschile. Inizia qui Jon Moxley contro MJF. Qui AEW Full Gear. Vedremo se Moxley avrà la sua vendetta oltre che una shot per il titolo mondiale. È stato molto bene MJF. Attenzione, ribalta qui Moxley, colpisce gli arti inferiori. Wow.
Boom. Spinebuster. Attenzione, è pronto uno stomp. Stompone di Moxley. Ha ribaltato l'inerzia del match Moxley. Ora prova a sottomettere MJF con cattiveria. Spezza tutto MJF, ma aveva iniziato molto bene, ma poi Moxley usa il acceleratore, attenzione, risponde con un'altra sottomissione MJF. L'anno scorso le finali dell'Owen Hart Tournament furono vinte da Chelsea Green, poi andò all'epoca contro Mariah May, che era la campionessa, ma non vinse. E stessa sorte per Hangman Adam Page, che ha vinto il torneo maschile l'anno scorso, ma poi è andato a perdere contro Bryan Danielson. Quest'anno Saya Kamitani è la vincitrice. Vedremo un po' il lato maschile chi trionferà questo Owen Hart Tournament. Abbiamo iniziato il match è Blood and Guts, quindi tre match, due maschili e un femminile. Ha battuto con questa spallata. Attenzione MJF, la mossa finale. Perde un po' di tempo l'arbitro qui. 1, 2, Moxley dice no. Ancora a infierire sulla mobilità di Jon Moxley. Oh, ha sbattuto contro l'arbitro e viene tranciato da questa Spear. 1, 2, Moxley ancora. Attenzione di spinge Moxley. Cioppona. Attenzione, Death Driver. 1, 2, MJF resiste. Che finale, ragazzi. E a me è dispiaciuto, e purtroppo stai cambiando le persone, ma a me ha lasciato proprio con l'insoddisfazione, sì, perché una Tony arrendevole non l'avevo mai vista nello Smod. Colpito di brutto. Si carica Moxley. Ancora lo prende. È la seconda che mette a segno. Potrebbe essere la fine. Attenzione. 1,
2 e 3. Jon Moxley sconfigge MJF ed è il vincitore dell'Owen Hart Tournament. La vittoria che ci voleva per Moxley. Occasione per andare per il titolo mondiale e poi una vittoria contro MJF, proprio l'uomo che gli ha portato via 2 titoli mondiali, ragazzi. Eh sì, vince Jon Moxley. E allora, ragazzi, appena, a parte il match per il titolo di coppia che sappiamo già per il prossimo pay per view sarà appunto Kenny Omega e Hangman Adam Page contro appunto Sami Zayn e Kevin Owens. Ora con questi ultimi 2 match scopriremo altri 2 incontri per il prossimo pay per view. E allora, ragazzi, adesso è il momento dei 2 main event di queste W Full Gear. Siamo arrivati alla fine. Ora è il momento dei titoli mondiali più importanti della divisione femminile per iniziare e di quella maschile dopo. Allora, champion vs champion, signori. Tekla, la campionessa mondiale della All Elite Wrestling, contro la campionessa mondiale del Ring of Honor, Io Sky, signori. Una Tekla che ha battuto praticamente quasi tutti, come ha evidenziato anche lei durante le puntate, e voleva dire di aver battuto anche la campionessa della Ring of Honor, Io Sky, che tra l'altro Sky Blue non sarà contenta di vederla. Tekla come sempre accompagnata da Julia Hart e Sky Blue. Loro sono le Sister of Sin, questo trios, anche perché Sky Blue, comunque dicevo, ha perso occasione titolata proprio a Death Before Dishonor contro Io Sky. L'ha voluto fare anche per zittire. E allora vedremo questo champion vs champion. Entra per prima la campionessa della Ring of Honor, The Genius of the Sky, Io Sky. Eccola qui, ragazzi, ex WWE. Lei è stata molto girovaga nella nostra Universe Mod durante la prima stagione in New Japan Pro Wrestling, poi nella seconda WWE ha lasciato dopo WrestleMania, si è accasata con i Ring of Honor con opportunità come questa, che è veramente importante per Io Sky. Match che non vediamo l'ora di vedere. Carica la Genius of the Sky amata qui. Tra l'altro Io Sky in AEW ha fatto degli incontri, diciamo più che altro delle comparsate durante la prima stagione, ma faceva parte della New Japan Pro Wrestling, poca roba comunque, un po' qua e là si è affacciata. Eccola qui la campionessa della Ring of Honor, della AEW, scusatemi, mi intrippo, la Toxic Spider Tekla, accompagnata da Sky Blue e Julia Hart, ragazzi. Quante match gli hanno fatto vincere Julia Hart e Sky Blue con le rubate, e Tekla continua con il suo regno da campionessa, il suo regno dominante, più che dominante, vincente, perché anche nell'ultima difesa in AEW Blood and Guts, che è una puntata speciale, anche se sembrava quasi un pay per view, effettivamente c'è stato un importante aiuto per avere la meglio di Mercedes Moné. Al momento in questo pay per view, raga, non abbiamo avuto nessun nuovo campione, o sbaglio? A parte ovviamente i vincitori dell'Open Air Tournament, però sono titoli celebrativi e durano quel mese. Fatemi pensare. Ma Jamie Hater ha mantenuto il titolo TBS. I titoli sono stati mantenuti da Sami Zayn e Kevin Owens. Poi vabbè c'è stato il titolo della Ring of Honor, che non è dell'AEW, che comunque è stato mantenuto. E poi abbiamo avuto le 2 finali dell'Open Air Tournament. E chissà allora che possa cambiare proprio i titoli mondiali della All Elite Wrestling.
Eccolo qui, il titolo più importante della divisione femminile che viene alzato al cielo. Io Sky contro Tekla, uno dei due main event di questo AEW Full Gear. Genius of the Sky contro Toxic Spider. Accompagnata la Toxic Spider, ricordiamo, da Sky Blue e Julia Hart. Se ne prova la sottomissione Tekla. Serie di pugni. Con Sayaka Mitani, che ricordiamo in quanto vincitrice del Winner Tournament, sta solo aspettando chi vincerà in questo match. Attenzione qui, grossa difficoltà per il momento da parte della campionessa della Ring of Honor, però attenzione, chi sta tornando, Io Sky no, ribalta Tekla. Ingenua qui Io Sky. Si è fatto accogliere il controtempo da terra, uscendo fuori dal ring per andare ad acciuffare. Prova lo schienamento qui dopo questo elbow drop dalla terza corda. L'arbitro va a rimettere a posto il cuscinetto protettivo che aveva tolto, non l'avete visto voi, ma l'aveva tolto Julia Hart allo screen, mentre Tekla e Io Sky si stavano menando fuori. Attenzione Tekla, la sottomissione del ragno, lo strangolamento del ragno. A ghigliottina proprio qui, soffocata. E attenzione, va con la puntura, no, ribalta Io Sky. Intanto una candlestick è stata lanciata, ha ribaltato Io Sky questo tentativo di puntura del ragno, questo stompone di Tekla che Tekla stava preparando in una cutter, l'ha ribaltata. Attenzione Tekla però lanciata. Gli altri Sky Blue applaudono fuori dal ring. Oh, attenzione Io Sky. Sottomissione. Ancora, attenzione, vuol fare ancora lo strangolamento ragnesco. Attenzione Julia Hart, va ancora a rimuovere il cuscinetto protettivo, vorrà creare qualche distrazione, oppure sperate che Tekla scaraventi come ora è, infatti la scaraventata contro il ferro esposto del paletto, con Julia Hart che ha rimosso tutto. 1, 2, ruberia qui. L'arbitro l'ha voluto più di una volta a Julia Hart. Ora va a rimettere a posto il cuscinetto l'arbitro. Tekla prova qui, sale sulla seconda corda, attende, la prende al volo Io Sky, attenzione, e la sbatte a terra. Oh, che destro. Attenzione, snap suplex.
No, questo mi spiace raga, devo intervenire perché non lo voglio far finire per conteggio fuori, perché non mi sembra il caso, non mi sembra il caso. Riavvio. Oh, devi scendere giù, Franca, devi scendere giù, brava. Oh vai. Gli diamo il controllo. Attenzione, Tecla la prende con la sua DDT. Boh, potrebbe essere la fine ragazzi. 1, 2 e Io Sky con le ultime forze rimaste dice no. Infuriata Tecla pianta qua e di là Io Sky. Boom. Dragon Screw. Ah, guardate, e l'arbitro non ha contato perché era ancora impegnata a rimettere a posto il cuscinetto positivo di Giuliano. Sono questi dettagli che aiutano Tecla insieme alla botta che ha fatto sbattere contro il ferro. Però ora Io Sky se la sente, vuole diventare doppia campionessa sia della Ring of Honor sia della All Elite Wrestling, ma Tecla ribalta. Ancora una volta strangola come il ragno. E è pronta una stomp. E ancora una volta Io Sky ribalta. Incredibile. Ha ribaltato 2 stomp di fila Io Sky, ma viene distratta da Julia Hart. E Tecla ne approfitta. No, ribalta tutto anche qui. Bisogna stare attenti a Julia Hart e alle sue malefatte. Oh, ho sbagliato. Non volevo entrare su ring con Julia Hart. Però è arrivato il momento del magheggio. Attenzione, manager espulso, è entrata in mezzo Tecla, Julia Hart, sì, espulsa. Wow, ora è rimasta solo Sky Blue a aiutare Tecla. DDT. Attenzione, Io Sky è pronta per il moonsault, per il suo moonsault. Ma Tecla si scansa.
E prova lo schienamento. 1, 2 e 3. Tecla sconfigge la campionessa della Ring of Honor Io Sky con qualche aiutino di Julia Hart, devo dire. Ed è ancora una volta campionessa della Ring of Honor. Continua il regno del terrore di Tecla. Ragazzi, questo Full Gear, i campioni non vogliono lasciare la cintura. Ci rimane solo il main event, signori. Beh, sì. Otto incontri, 5 match titolati, sì, perché 2 erano in finale del Nominal Tournament. E va bene, ragazzi, allora ci manca solo l'ultimo match di W Full Gear. Kazuchika Okada che difende il titolo mondiale della All Elite Wrestling dall'assalto del Mad King Eddie Kingston, un Eddie Kingston che si è spianato la strada verso la vetta a forza di pugni, chop, colpi duri, match pesanti. Un ex campione della Ring of Honor, Eddie Kingston, ex campione di WTNT, e adesso ha questa grandissima occasione conquistata, come ho detto, a forza di grandi prestazioni. Se lo merita Eddie Kingston. Dall'altra parte un Kazuchika Okada che è l'unico 3 volte campione mondiale della All Elite Wrestling e anche ex campione international AEW, ma anche ex campione mondiale dei pesi massimi del CMLL, la federazione numero 1 messicana qui nel nostro Universe Mode. E allora iniziamo, signori. Eccolo qui, entra per primo il campione mondiale dell'All Elite Wrestling, Kazuchika Okada, il Rainmaker, signori. Come ho detto, questo super record, ha vinto 3 volte il titolo mondiale. La prima volta contro Cody Rhodes nell'Hell in a Cell match del primissimo pay-per-view che abbiamo trasmesso proprio nella nostra prima stagione, WrestleMania, che nella nostra Universe Mode unisce WWE ed AEW. Le prime 2 stagioni erano in 2 notti, quest'anno l'ho voluto fare in una sola. Poi, sempre nella prima stagione ha vinto l'Elimination Chamber match. Il campione era Bryan Danielson, diventando per la seconda volta campione. E adesso, proprio a AEW Blood and Guts, nella puntata speciale, qui, nella terza stagione, ha sconfitto Hangman Adam Page, che ha vinto il titolo. Ma ecco che arriva Eddie Kingston, il Mad King, signori. Carico, guarda il cielo di Kingston, l'occasione, lo sa che è importante, lo sa benissimo il Mad King. È partito da lontano, è partito nella seconda metà della nostra prima stagione con la Ring of Honor, nel primo lancio della Ring of Honor, quando la trasmettevamo, poi nella seconda non l'abbiamo fatto, stiamo iniziando nella terza, ed è arrivato fino a qui Eddie Kingston, ragazzi. A disputarsi il titolo più importante che vedete ora in grafica della All Elite Wrestling, il titolo mondiale maschile, ragazzi. AEW. Introducing the challenger from Yonkers, New York, weighing in at 247 pounds, Eddie Kingston. Tutti per Eddie Kingston, a quanto pare. Il trionfo dell'uomo comune? Chissà. Tokyo, Japan, weighing in at 232 pounds, the All-Star World Champion, Okada. Azione mista invece per il campione
Kazuchika Okada, il Rainmaker. Arbitro che alza al cielo la cintura. E allora, questo match può iniziare. Main event di Full Gear, signori. Kazuchika Okada, il Rainmaker, contro Eddie Kingston, il Mad King, titolo mondiale della All Elite Wrestling. Impact. Inizia subito bene Eddie Kingston. Dall'altro, ora che ci penso, ora non gliela voglio tirare a Eddie Kingston, ma se dovesse vincere Okada, io, guarda, dovrei andare a cercare nel playlist, ma io credo che potrebbe essere proprio il primo pay per view, forse il primo, dove nessun titolo è cambiato di mano. Potrebbe essere, perché in tutti i pay per view almeno un nuovo campione l'abbiamo avuto. Oggi, invece, per il momento no, ma ripeto, non voglio tirarla a Eddie Kingston. Potrebbe proprio cambiare il titolo più importante della divisione maschile. Attenzione, scambio di pugni sull'orgoglio. Ci va il Mad King. Sanguina Okada. Ha tirato un destro davvero poderoso Kingston. Serie di pugni, nessuno dei due vuole dare la soddisfazione all'altro. Mamma mia. Evita una signature move Okada. Proprio schieramento, attenzione qui. Uno. Solo uno. Wow. Prova ancora Kingston. 1, 2 e no. Ok, dice no. Serie di calcioni. In difficoltà il campione della All Elite Wrestling adesso. Attenzione, lo prende per questa Twisted Pile Driver. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2. Oh, Kingston dice no. Una delle mosse più devastanti di Okada questa. Attenzione, forse è pronto una Rainmaker. La mossa conclusiva di Okada. Lo prende, lo gira e lo mette a segno. 1, 2 e Kingston resiste. Che intensità in questo incontro. Rialza Kingston. Okada lo solleva e gola che va a sbattere. Boom, che bomba. Che bomba atomica, signori. Ancora difficoltà al Mad King. Attenzione qui. E lo sbatte. Il pubblico ci sente. Huracan. Potremo avere un nuovo campione mondiale della All Elite Wrestling. 1, 2 e Okada resiste ancora. Attenzione, springboard, moonsault. E attenzione,
Potremmo essere alla fine. 1, 2. E ancora Okada. Resiste il Rainmaker. Ci sente Eddie Kingston. È andato vicino un paio di volte a coronare il sogno di diventare il campione mondiale della All Elite. Lui che è partito dal nulla, assolutamente, veramente dal basso. 4. Lanciato, no, si ferma Okada. Si ferma prima, attenzione, serie di gomitate qui però. E colpisce. Qui scusatemi, devo prendere un attimo il controllo perché sennò qui so già cosa succede e non deve succedere. Ok, abbiamo fatto ripartire il conteggio. Vai. Ok. Colpito. Ma chi sono i piedi? Attenzione! Non sottomette, prova a sottometterlo. Eddie Kingston in pericolo. E cede Eddie Kingston. Niente da fare per il Mad King. È il Rainmaker Kazuchika Okada a vincere. Ed è ancora una volta campione della All Elite Wrestling. Vittoria per Kazuchika Okada. Ancora lui, il campione. Festeggia Okada. E allora ragazzi è ufficiale, il primo pay per view della nostra Universe Mode. Ora ve lo dico sicuro, poi controllo dopo, ma sono certo al 1000%. Il nostro primo pay per view della Universe Mode alla terza stagione, dove nessun titolo passa di mano. Io comunque mi sono divertito a vedere questo pay per view. Fatemi sapere come sempre nei commenti cosa ne pensate. E noi ci siamo a un prossimo appuntamento. Un saluto ragazzi.